semplice perché è semplice, perché si chiama Barolo, è semplice perché hai 2 ettari di vigna, vai in banca, ti danno 2 milioni di euro, Sì, sì. perché tanto c'hai quei terreni lì che valgono così, e qui ne puoi avere 40 ettari, vai in banca se ti danno 100 cioè, e coi soldi, cioè, tu puoi avere in mente di usare questo, quello, quell'altro, poi ci arrivi dopo una vita, sai, coi soldi è semplice, Quello che ho cercato di fare con Nebbiolo, anche con quello di ieri, per dire, no, che abbiamo bevuto a cena, per me il Nebbiolo è una grande uva, tante volte però certi Baroli o certi vini o certi Barbareschi, perché questo comunque è un vino che starà un paio d'anni in legno, quello di ieri ha fatto 28 mesi in bottega, quindi è da intendersi un po' come vini fatti con quello stile, con quell'idea del vino, con quegli affinamenti un po' lunghi in legno, ma di renderli un po' più lievi, no? Un po' più... alle volte tu apri una bottiglia di Barolo e portarla alla fine, ragazzi, è un lavoro. Partendo dal terreno, perché qui c'è terra molto bianca, quindi i vini sono un po' più dritti, di acidità, di profumi e salati in bocca. Le altre due tengono 130 e 120 questi ettolitri, questa qui ne 200, 190, insomma una roba del genere. Perché il cemento mantiene le temperature, perché c'è una forma di... se tu metti lo stesso vino in cemento in acciaio, con il cemento è più buono, forse respira un po', non lo so, perché è più buono. Punto. È un po' più scomodo da tenere pulito, è un po' più scomodo però, non hai sbalzi termici, il vino... Guarda, io man mano che svino l'Umberto lo butto dentro, una vasca dopo l'altra. Questa botte tiene 130 ettolitri, per cui per svuotare quelle latte ne servono 6 o 7. Quando è pieno finisco tutte le fermentazioni, tutte le cose, prendi un campione, ho finito la malolattica, è tutto fatto, pulisci e rimetti dentro. Anticipo. Cioè, Ok. per me l'idea è che le uve sono come le mele, quando mangi la mela appena un po' più matura non è già più buona. È la croccantezza che deve essere matura, ma piuttosto per me è meglio vendemmiare un giorno o due prima piuttosto che un giorno o due dopo. Lo svino adesso verifico che abbia finito la malolattica, se ha finito lo svino aggiungo 1 grammo di solforosa, chiudo e non lo svino più. Non faccio battonage, non faccio niente, lo lascio lì. Indispensabile perché è il vino da cibo, è il vino che ti pulisce la bocca, che mangi e bevi, che mangi, bevi un bicchiere e poi di nuovo voglia di mangiare e di nuovo di bere. Questo è Barabba. L'acidità è fondamentale per me quando le persone, io ripeto, non faccio analisi, assaggio l'uva quando mi sembra da raccogliere la raccolgo, ma tanti sono spaventati dall'avere 12 grammi di 12 di acidità o 13 di acidità. È una barbera. Quando tu fai fermentare 2 o 3 punti di acidità li perdi nella fermentazione. Dipende da quanto hai di acido malico che diventa lattico. Però una barbera, quando hai 14 gradi, 13 gradi e mezzo, 14 gradi, se voglio dire avere dai 6 e mezzo agli 8 di acidità è normale, ma il grasso che cola, se ne hai meno diventa un lavoro bello. L'America è strana perché c'è da una parte la vecchia America, il vecchio modo che come tutti pensiamo spesso agli americani, in realtà gli americani secondo me sono persone con la testa più aperta di tutti, per cui per loro va bene tutto e accettano tutto. Veramente tutto, perfino Trump. Anzi, quello lo votano. Viva la diversità. No, però l'altra parte è in aumento rispetto a... Sì. Cioè i vini più, diciamo più europei come gusto, come stile, sono in aumento, perché poi capiscono, non è che sono tutti prevenuti, no? Ci sono quelli che comprano il vino per la guida, per il premio, per il marchio, quelli ci sono sempre, e lì ce ne sono tanti, ma perché sono tanti anche, è una questione di percentuali, no? Però sono sempre di più quelli che bevono vini naturali, vini un po' più eleganti e meno di muscolo, sono in aumento.
adesso è bella sbriciolata. Che caratteristica ha? Ma sai, una cosa per me importante è arieggiare il terreno, perché tu puoi avere un terreno anche tanto ricco, ma se è morto, è morto. Cioè è ricco di tutto, vedi, c'è tanta parte minerale, poi in certi posti di più, in certi altri di meno, ma vedi che là ci sono delle righe. Tutte le colline sono terrazzate, era tutto vigneto qua. E poi? E poi ho preso 3 anni di grandine consecutive e la gente è andata a lavorare alla Fiat. Perché Questo più che altro. Anni 60? Anni 60. Dove finisce quella vigna? Vedi che continua lo scasso. Sì. Praticamente sta primavera, di lì proseguo con il Nebbiolo fino alla Casa Gialla. Sì. È un pezzo di qua. Avremo un po' più di vino, insomma, per fortuna, perché poi manca sempre, perché il vino non è male. È avanti.